Una piazza stupenda. Credo che si vede poco dalla cancellata, ma è enorme. Guarda che figata, qua c'è il manutentore. Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Oggi il motovlog inizia da Mantova, l'avrete riconosciuta dietro di me. Città stupenda, protetta dall'UNESCO, pregna dell'eredità lasciata dalla famiglia Gonzaga, con Palazzo Te e tantissimi altri monumenti che ha lasciato questa famiglia nel Rinascimento. I laghi che vedete davanti si chiamano Lago Maggiore, dietro c'è un altro lago, Lago Minore. Sono stati progettati intorno al 1200 deviando il fiume Mincio appunto per proteggere la città sia dalle inondazioni sia proprio come difesa militare. Una città assolutamente da visitare se non l'avete mai fatto, è bellissima, è proprio un museo diffuso, c'è un palazzo stupendo, una roba incredibile, si chiama Palazzo Te. Guardatevelo su internet, vi metto qualche immagine, ma veramente vale la pena di farla. Mentre per quanto riguarda la moto, oggi io sono qui nel parco del Mincio e seguirò una traccia che ho trovato qualche giorno fa da un sito dei ragazzi di una coppia che si chiama Ali per Viaggiare. Sito bellissimo, ci sono un sacco di itinerari GPX scaricabili gratuitamente e seguirò un po' il corso del Po e dell'Oglio, andando a vedere parecchie regge rinascimentali e fortezze rinascimentali in un sacco di chicche che io non conoscevo per niente, sono un po' nascoste in Italia come tantissime cose nel nostro paese, ma sono veramente interessanti. Adesso andiamo a prendere il Pranzalp e vi porto con me in moto. Via! Ah, come sempre, come in tutti i miei video, la traccia GPX del percorso che faccio oggi è scaricabile nella descrizione. Ok ragazzi, adesso seguo la traccia GPX che ho caricato su Osmand. Sicuramente quando vedrete questo video è già uscito il tutorial su come pianificare un itinerario e come caricare una traccia GPX su Osmand, quindi se non sapete come fare andatevi a guardarlo, che è veramente fatto bene, visto che l'ho fatto io. No scherzo, comunque dateci un'occhiata perché è veramente utile sapere come caricare la traccia e come seguire Osmand per gli itinerari in moto. E adesso partiamo. Ciao Mantova, andiamo a esplorare la tua periferia. Mentre aspettiamo qua il passaggio del treno sul passaggio a livello, volevo dirvi una cosa su Osmand, che chiaramente tutte le tracce che importate hanno una direzione di marcia, cioè che può essere in un giro anello, in senso orario, in senso antiorario. Sta a voi decidere se la volete fare in senso orario o in senso antiorario. Naturalmente se la traccia, ad esempio come questa qui che ho caricato io, era impostata in senso antiorario e io la voglio fare in senso orario, c'è l'opzione quando dici seguirà la traccia di inverti traccia. Quindi adesso io la sto seguendo in senso antiorario ed è molto importante perché se tu la segui in senso antiorario e la traccia è impostata in senso orario, ti dice continuamente di tornare indietro, il che è abbastanza fastidioso perché non stai seguendo nulla. E ecco il treno. Siamo a Cadè, guarda che belli questi paesini con la botteghina minuscola. Siamo in piena campagna mantovana, tutta circondata da questi canali lungo i campi. E queste case bellissime, molte purtroppo abbandonate, che erano veramente il centro della vita agricola di una volta. Come questa qui, bellissima. Guarda se queste strade dritte con questi pali di legno tutti inclinati non sembra una strada far west americana. È solo perché ci sono i paloni laggiù in lontananza dell'alta tensione, se no potresti tranquillamente scambiarla per una qualche strada in America. E questo è un bel ponte di ferro che attraversa il maestoso Po. Guarda che bella quella chiesa che dà direttamente sul fiume. Hanno innalzato gli argini di brutto perché se il Po esonda sono cazzi amari. Allora, mentre sto passando questi paesetti con case abbandonate, piccoli alimentari, cioè non c'è niente di spettacolare come, non so, una montagna, un passo alpino, però tutti questi piccoli momenti di vita quotidiana che sembra che qua si siano fermati perché non sono stati inquinati dal turismo, a me affascina tantissimo. C'è
Cioè il fatto che non ci sia niente è affascinante. Tantissime piccole case che sembra che siano state abbandonate ieri e invece è un secolo che non ci sta nessuno dentro e sono rimaste come erano. San Siro, cioè questo che è rimasto qua in pianura, questi piccoli agglomerati separati uno dall'altro, cosa che invece almeno lì in Trentino o nelle grandi città non c'è più, perché la città si è espansa in maniera tentacolare, quindi non c'è più una separazione reale tra le frazioni. Eccoci arrivati a San Benedetto Po, registrato come uno dei comuni più belli d'Italia. Eccoci qua, parcheggiato proprio davanti all'abbazia di San Benedetto Po, che era un sacco che volevo venire a vedere. Ma il posto è veramente bello, una piazza stupenda. Oh ragazzi, mi prendo 2 minuti per guardare queste arcate qua giù bellissime, perché vale veramente la pena una volta che uno passa su questi posti. Perché questo è un chiostro del 1500. Spettacolare. Adesso vado a vedere se si può visitare dentro, dare un'occhiata alla basilica, se vale la pena. Beh, carina, ma non proprio eccezionale, almeno per quello che me ne intendo io di basiliche. Comunque la piazza e l'ambientazione, un classico paesino della pianura con la piazza enorme, sede del mercato una volta, adesso sede dei parcheggi. Beh, merita veramente ragazzi, se vi ci passate vale la pena. Allora, questa è piazza Matilde di Canossa. Visto la mia ignoranza del personaggio storico, sono andato a vedere. E Matilde fu una potente feudataria ed ardente sostenitrice del papato. Entrò in possesso di un vasto territorio nell'anno 1000 che comprendeva la Lombardia, l'Emilia e la Romagna. Come duchessa, la Toscana, e aveva il suo centro a Canossa, nell'Appennino reggiano. Cioè, parliamo dell'anno 1000, quindi in un periodo in cui le donne contavano niente praticamente. Questa qui aveva un dominio enorme. Ripartenza a San Benedetto Po, mi è piaciuta proprio moltissimo. Figa questa, era sicuramente una fornace di mattoni, peccato che la fanno crollare così. Con Sua Maestà il Po. Guarda questa mansione enorme qua, tutta abbandonata, che peccato. Ah, lì sopra purtroppo c'era la strada chiusa per lavori per Torre d'Olio, quindi devo prendere questa piccola deviazioncina. E dovremmo arrivare a un ponte di barche. Ok, questo è il ponte di barche che ho già fatto quest'estate, sempre bellissimo. C'è una Passo d'Uomo sul fiume Oglio. Guarda che figata, qua c'è il manutentore. Questo non so se vive qui, ma tiene d'occhio il ponte. Se non è una roba super affascinante. Spettacolo. Messaggio, anche qua c'ero già stato, c'è un ponte di barche molto molto carino. Ah, qui dettaglio, attenzione, bici e moto a mano, 200 kg di moto, un po' difficile spingere a mano su. Patete super, perché c'è la freccia a destra e va a sinistra. Molto molto carino il borgo, anche se piccolissimo. Senti che silenzio che c'è. Qui c'era un cartello, c'era scritto Comune di Bozzolo. Il sindaco saluta i 20 bimbi nati nel 2021. Che storia. Bar Odeon, probabilmente era il cinema. Questa è la piazza, ovviamente anche qua tutto fascistissimo. Vittorio Lata, il Fante della prima guerra mondiale. Poi c'era tutta la cinta muraria intorno che stava decadendo.
Guarda questo palazzo tutto in mattoncini, chissà quanto era importante, chissà cos'era. Ah, da qua non si può entrare. Guarda che carino però il Rivarolo mantovano, distretto di Bozzolo. Guarda che carino che è, proprio in un quadrilatero. Oh, non c'è un'anima in giro, forse perché è ora di pranzo, però proprio carino, guarda. Adesso porta d'ingresso, bello. Ciao Rivarolo, continuiamo il giro. Guarda che castello strafigo, castello Mina della Scala. Che spettacolo. La torre, bellissimo, stupendo, in mezzo alla pianura così, veramente veramente bello. Guarda quanti camini aveva, spettacolare. Costruito nel 1596 per volere del conte Ludovico Schizzi, fu riedificato nel 1658 e ampliato nel 1735. Edificio residenziale fortificato adeguato alle necessità del tempo. Quindi non basta che te facevi la villa al tempo, la dovevi anche fortificare. Guarda, questa qua era una villa dei Medici. Mamma mia che spettacolo. Cioè, bellissima ragazzi, spettacolare. Allora dice, edificata come castello nel 1407, fu adattata a residenza campestre a partire dalla fine del XV secolo. Incredibile quanta storia c'è. Cioè questa qui era la casa dell'amante di Ludovico il Moro, che è la dama con l'ermellino dipinta da Leonardo da Vinci. E qua c'è veramente la storia in questi posti ragazzi, dove ti porto Transalp. Allora qua ragazzi stiamo andando nell'ultimo landmark del giro. Siamo a Torre de Picenardi, San Lorenzo de Picenardi, e questo è il castello di San Lorenzo, che nasce non come castello ma come borgo fortificato. Castello di San Lorenzo, parti ed eventi. Ora che spettacolo, bellissimo. Oh, guardate che spettacolo, guarda. Peccato che si vede poco dalla cancellata, ma è enorme, borgo fortificato. E qua adesso c'è anche la villa di questi nobili Picenardi, che era una famiglia nobile di Mantova. Andiamo a vedere questa villa e poi direzione Lago di Garda. Quella, che setting ragazzi. Questa addirittura è circondata da un fossato. Mamma mia che posto. Non qualche soldino questi, eh? Addirittura fortificata, col ponte levatoio ancora. Cioè, sembra uscito dal libro di fiabe sta roba. È enorme poi. Tutto il fossato intorno, col parco dietro. Naturalmente privata e non visitabile. Questo è un po' il paradigma comunque delle cose in Italia. Abbiamo talmente tanta di quella roba. Questa è una villa mostruosa quanto è grande. Gigantesca. Bellissima. Veramente bellissima. Cioè il fossato e ponte levatoio funzionante. No, forse funzionante no, però con le torrette di guardia. Là in mezzo c'è la cappellina. E qua il fossato. E qua il Transalp. Eccoci ragazzi. Allora io adesso dovrei continuare il giro, ma sono già le 3 e mi manca ancora 2 ore per finire il giro, quindi poi avrei ancora 2 ore per tornare a casa, quindi arriverei col buio e non ne ho voglia. Lo finisco un'altra volta, ci sono ancora un sacco di cose che devo vedere, ancora altre ville fortificate perché mancano ancora 100 km per finirlo. Giro top come avete potuto vedere, la traccia GPX ve la lascio sotto, vi ripeto. Andate a vedere come modificare un cinquantino. No, andate a vedere il sito dei ragazzi Ali per viaggiare perché ne vale la pena. Io qui dal castello Sommi Picenardi vi saluto e noi ci vediamo alla prossima volta. Ciao ragazzi!